Pirla! E adesso siamo al momento del grande canale che si cucina. Sì, sì, sì. Cos'è che ci prepari, Maria? Oggi faremo una ricetta francese, la pisse à larguer, però viene fatta anche in Liguria, hanno un nome abbastanza simile, però l'impasto è diverso perché non utilizzano la pasta brisée. Come hai detto che si chiama pizza larguer? Pisse larguer. Larguer? Oh oui, 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 madame. Facciamo, e quali sono gli ingredienti della pizza larguer? Allora abbiamo la farina, Sì. del burro, del sale, dell'acqua fredda gelata, Sì. e questo servirà per fare la base di questa pisse à larguer. Diciamo, Sì, no? sì, la base, che è la pasta brisée. Dopodiché andiamo a condirla con delle cipolle, del timo, del pepe, delle olive taggiasche e delle acciughe. La cosa si fa interessante. E allora, forza! Yeah! Pizza allargata. Ok, mettiamo la farina in una ciotola capiente e iniziamo a mettere il burro molto freddo, lo tagliamo a pezzetti. Ricordatevi sempre che il peso del burro equivale alla metà del peso della farina. Ah, ottimo sistema. E quindi lo tagli freddo freddo. Sì. Si scioglierà difficile però. Ma deve sciogliersi difficile. E iniziamo a lavorarlo con i polpastrelli. Ma vedi che non si finisce mai di imparare qui. Ok, gira. E lo devi praticamente sciogliere col calore delle mani. Poi ti farò vedere come diventerà. Sì. Ecco l'arghie che si è allargata tutta. Ecco, vedi, deve diventare tipo questa, come se fosse quasi una sabbia. Sì, sì, è vero. Bisogna fare molto in fretta perché è un impasto che va lavorato proprio a freddo per non scaldare troppo il burro. E adesso aggiungiamo massimo 2 cucchiaini d'acqua gelata e via. E si continua ad impastare. Sembra anche formaggio fuso, cioè formaggio grattugiato. Ci aggiungiamo il sale, quel che vedo. Sì. Non tantissimo, Beh, sì. E via. E si completa l'impasto. L'hai rovesciata sulla spianatoia. Sì. E nel caso ci vuole aggiungete anche della farina, ma vedo che si è abbastanza rappresa. Sì, sì, sì. Ci hai messo pochissimi minuti a impastarla. Sì, sì, è una cosa velocissima. Quando l'impasto diventa bello liscio, si finisce di impastare. Sì. Ecco qua. A posto, il panetto. Adesso questo panetto che fai? Lo chiudi qui dentro? Sì, lo chiudiamo nella pellicola e lo mettiamo almeno per mezz'oretta in frigo. Frigo, non freezer, frigo. No, nel frigo. Intanto ci prepariamo le cipolle. Giusto. Eccoci qua. Siamo pronti per il ripieno? Sì, iniziamo ad affettare le cipolle, né troppo spesse, ma neanche troppo sottili. E ce le tagliamo comodamente tutte e 7. Sì. Padella. Il nostro amico. Stavolta però non ho preso la bottiglietta piccola da notare. Sì, stiamo facendo dei progressi, ragazzi. Mettiamo dell'olio, mettiamo le cipolle. Perfetto. E lasciamo stufare. Senza sale? Sì, per adesso sì. Tra un po' lo mettiamo. Ok, stufatevi. Che profumino di cipolla! Ecco, a questo punto della rosolatura mettiamo un po' di sale, così tireranno fuori anche la loro acqua di vegetazione, un po' di pepe, anche questo cubì, a seconda dei vostri gusti. Come dice sempre Maria. Io metterò del timo, ovviamente ci vorrebbero delle erbe provenzali, però io mi limiterò solo a mettere il timo.
per dare giusto quel profumo campagnolo. Sì, sì, Dio, volendo si può mettere anche della maggiolana, della... Tanto è una pizza allargata, è una sì, pizza allargata, se può stare tutto. Ecco qua. E li facciamo stufare a fuoco lento, ancora un po' di timo che non ci sta male. E vai con la pizza allargata. Stufatevi ancora, non avete ancora finito di stufarvi. Su stufa, su stufa. Eccoci qua con la nostra pizza allargata. Pizza lardière. Sì, lardière. Sì. Lardière. 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 Ora questa pizza lardière che è stata in frigorifero, che poi Maria mi dicevi è pasta brisée. Sì, sì. Ecco, e pasta brisée io l'ho fatta a mano, però si trova anche in commercio già pronta, un po' come la pasta sfoglia. È vero. Però non è tanto faticosa, forse è meglio farla a mano. Dipende, se uno ha voglia e tempo sì, altrimenti al supermercato. E vai, però con Maria altro che supermercato, qui si fanno le cose serie. E quindi come vedete sta allarghiendo la pizza larghiera. Ecco, schiacciola tutta. A questo punto buchiamo la base della pasta brisée per evitare che si gonfi in cottura e disponiamo sulle nostre cipolle stufate. Si sono stufate abbastanza le cipolle. Adesso è il momento che arrivino sulla pizza allargata. Ecco. Ecco qui. Abbiamo steso le cipolle. Andiamo a mettere le acciughe. Appetitosa! Fa venire l'acquolina in bocca come Lupo Ezechiele. Ah beh sì, se piacciono le acciughe sì. Sì, con le cipolle poi. Mettiamo un po' così a raggiera. A raggiera, sì. Proprio per dimostrare che è sempre più allarghè sta pizza. Ok. Anche qui le acciughe a me piacciono, per cui abbondo. A chi piacciono poco ne mettono meno. Ne mettono meno. Possono anche non metterle. No, beh. Sarebbero stupidi perché il gusto con le cipolle è no, anche perché proprio la caratteristica è quella dell'acciuga, oltre che delle cipolle, cioè proprio diciamo un alimento fondamentale. Poi voi fate tutti i ghirigori che volete, se siete bravi a decorare sbizzarritevi. Che vuoi fare di più, Maria? Sono dei cose oblunghi, più che una raggiera. No, si possono fare tantissime cose, ho visto di quelle... delle pizze allarghe particolari, firmate. Sì. Mettiamo le olive. Ecco, anche quelle. Anche qui tutto indicativo, fate voi. Anche perché la dovete mangiare voi, io non posso mangiarla. No. Tra l'altro è una ricetta che non si può utilizzare la farina di riso perché caccerebbe fuori tutto il burro. Infatti non trovo la pasta brisée senza glutine. È molto ed è difficile. Questo il motivo, sì, sarà Penso abbastanza difficile da produrre. Ok, bellina. Sarà bellina e sarà anche buonina. Ultima olivetta e voilà. Poi anche tu te ne vai in forno. E ora in forno. Ecco la pizza allargata, è finita, è pronta. Eccola! Perfetta. Ha un aspetto anche lei che è buona. Cipolle caramellate. Acciughine. Fra poco devo finire con la testa nel piatto, ragazzi. Purtroppo non si può tagliare perché è ancora troppo calda. Sì. Bisogna che aspetti che si raffredda un po'. Sì, però il profumo è squisito. Meraviglioso. Sentite il profumo? Sentite. Dai, tra qualche anno secondo me si potrà sentire anche quello. Sì, probabilmente sì. Infatti. Comunque è una ricetta che secondo me anche per gli ospiti può essere perfetta. Sì, può essere anche un secondo, comunque un aperitivo, si può fare a monoporzione. E dai con l'aperitivo, sì, mi sa che adesso lo facciamo l'aperitivo, ho capito il messaggio subliminale. No, è ancora troppo calda. E niente ragazzi, grazie.
Grazie Come a al te. solito non dimenticate di cliccare la campanella, di condividere i video con i vostri amici ed aiutarci a far crescere il canale. Mi raccomando, mettetecela tutta, tanta quanta ce ne mettiamo noi. Un bacio a tutti, Ciao ciao! ciao! Our vibe, kitchen boomer, it's time to dive.